Passiamo a una cosa dove in genere noi pensiamo di saperne tanto, però è giusto anche che vi dica che queste malattie o infezioni a trasmissione sessuale ci sono in crescita, tutti i dati ultimi ve lo dimostrano. Io non ho voluto portarvi dei numeri assoluti in questa parte perché penso che la cosa più importante sia riflettere sul fatto che noi, questo fa parte della salute sessuale e riproduttiva in senso veramente stretto, perché noi è facendo la prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale che possiamo fare la differenza nella nostra vita, non è facendo il terrorismo, d'accordo? Perché purtroppo spesso i giovani, in questo fa parte dell'essere giovani, dell'adolescenza, della giovinezza, essere anche, tra virgolette, un po' incoscienti. E il fatto di esserlo ci deve sempre far riflettere che fa parte anche un po' di questo periodo della vita, però nel riconoscere che fa parte di questo periodo della vita dobbiamo nello stesso tempo capire che oltre che proteggere noi stessi, proteggiamo gli altri. Quindi prevenire le malattie a trasmissione sessuale è una forma, se volete, di rispetto reciproco e al di là del fatto che noi possiamo avere delle conseguenze anche a lungo termine, è giusto anche pensare che quando abbiamo una malattia a trasmissione sessuale abbiamo poi a volte dei problemi di senso di colpa, dei problemi di autostima e questo si può riflettere anche sulla sfera emotiva. Cosa sono le infezioni a trasmissione sessuale? Sono chiaramente delle condizioni legate ad agenti patogeni che si trasmettono con i contatti sessuali. Sono davvero comuni. Ricordatevi che la maggior parte possono essere trattate e curate, però purtroppo alcune sono silenti e alcune hanno già fatto dei danni che possono anche non essere più così facilmente curabili. Chiunque ha rapporti sessuali può essere a rischio di un'infezione, nel senso che è una cosa veramente davvero comune. E il problema è proprio quello del fatto che alcune infezioni sono asintomatiche e quindi uno è inconsapevole nel momento in cui trasmette una di queste infezioni, che possono essere alla pelle, ai genitali, alla bocca, a livello rettale o anche legato ai nostri fluidi corporei, la saliva, il sangue e i contatti sono quelli della sessualità, il sesso vaginale, il sesso anale e il sesso orale. Però ricordatevi, a volte zero sintomi, quindi questo è importante e non deve mai terrorizzare un giovane, ma deve far riflettere, come vi ho detto. Nelle donne, è chiaro, sono anche un po' più visibili perché la vagina è aperta all'esterno e quindi spesso noi abbiamo delle perdite. Questo tema della salute vaginale e sessuale intima magari potrà essere un tema di futura formazione, però le donne le loro perdite vaginali sanno riconoscerle, sentono l'irritazione, sentono il dolore. Per il maschio a volte è un po' più difficile. A volte i sintomi rimangono anche se l'infezione se n'è andata e quindi sempre importante non sottovalutare. Quando ci sono delle perdite atipiche, meglio parlarne al medico, perché se i trattamenti sono precoci possono essere più efficaci. In genere sono batteri o sono virus e quelli causati da batteri si curano facilmente con gli antibiotici, anche se non bisogna abusarne, non bisogna prenderli a caso, bisogna sempre farsi consigliare e, ove possibile, fare un antibiogramma per vedere a quale antibiotico quel batterio risponde più precisamente, quindi bando al fai da te, mentre invece voi sapete che i virus, una volta che sono presi, certamente sono difficili da curare. Noi possiamo trattare i sintomi, noi possiamo trattare le lesioni che questi virus danno, possiamo fare bene l'infezione, possiamo testarci per capire che non dobbiamo passarli agli altri, quindi che dobbiamo in qualche modo
proteggerci, però sta di fatto che i virus dipendono molto anche dal nostro sistema immunitario, quindi possiamo avere un'infezione virale latente, il nostro sistema immunitario è forte e porta a quella che noi diciamo la clearance del virus, cioè cerca di non farlo agire all'interno delle cellule, però il virus c'è e in momenti di stress e di difficoltà può venire fuori. Chi sono le persone che sono a rischio di avere più infezioni a trasmissione sessuale? Beh, sicuramente quelli che hanno più partner. Si usa una parola che a me a volte, vi dico la verità, non piace molto usare, che sono la promiscuità, però esiste la promiscuità in effetti, o comunque anche normale oggi che in una, diciamo, carriera sessuale noi si possa avere più partner, quindi è chiaro che dobbiamo imparare in qualche modo a proteggerci per poi, diciamo, essere più sicuri di non avere un rischio di trasmettere infezioni. Possiamo testarci, no? Diciamo noi oggi non facciamo di routine alcuni test, ma perché è difficile fare su larga scala alcuni test, ma noi possiamo periodicamente andare a testarci per una malattia a trasmissione sessuale. Ricordatevi che alcune di queste malattie sono malattie importanti, sono malattie sistemiche e diciamo io su queste parti mi soffermo un po' meno perché penso che voi siete ben consapevoli di che cos'è il virus dell'HIV o di che cosa sono i virus dell'epatite, che possono avere un contatto sangue-sangue e possono essere legate anche all'abuso di sostanze. Certamente avere una storia precedente di malattia a trasmissione sessuale ci deve far pensare che noi possiamo essere cronicizzati. Ci sono molti modi ovviamente per ridurre il rischio che ognuno di noi possa prendere una malattia a trasmissione sessuale. È chiaro che avere partner conosciuti dal punto di vista della sessualità è importante, quindi quando si balla con lo sconosciuto sempre meglio prima proteggersi e poi cercare di capire come evolve. È ovvio che possiamo entrambi fare dei test, però a volte non lo facciamo perché ci dispiace chiedere all'altro, perché ci sembra di non dargli quella sufficiente fiducia. Bisogna conoscere che alcune pratiche sessuali aumentano il rischio e quindi proteggersi maggiormente. Per esempio, quello che porta ad avere delle microlesioni a livello della pelle e o a livello delle mucose. Il sesso anale sicuramente si associa di più, lo scambio di fluidi corporei. E è chiaro che oggi noi abbiamo anche tantissime strategie, pensate che esistono dei farmaci oggi che ci possono proteggere dal contrarre il virus dell'HIV se noi non abbiamo una protezione. Lo possiamo prendere tutti i giorni e chiaramente questi farmaci sono stati inventati per quegli ambienti dove le donne sono ancora un po' più fragili e dunque dove a volte sono, tra virgolette, messe nella condizione, diciamo così, obbligate ad avere rapporti senza preservativi con individui che possono essere portatori del virus dell'HIV. Diciamo che oggi abbiamo fatto dei passi da giganti con le vaccinazioni. La vaccinazione, per esempio, che ci protegge dall'epatite B, ma soprattutto la vaccinazione per un virus su cui stanno facendo tantissime campagne in tutto il mondo, che è il virus del papilloma o HPV. In realtà non è un virus solo, ma è una famiglia di virus e noi sappiamo che ce ne sono alcuni che sono un po' più critici rispetto agli altri. Quali sono le principali infezioni? Io non voglio tanto tediarvi, però almeno alcune parole, per esempio clamidia. Perché clamidia è importante? Perché gonorrea è importante? Perché può essere un'infezione acuta che ti porta a pronto soccorso e tu sai di aver avuto la malattia infiammatoria pelvica, come la chiamiamo noi medici, ok? In forma acuta. Febbre alta, dolore, qualche volta bisogna addirittura
prendere 2 o 3 antibiotici diversi o intervenire chirurgicamente, ma ricordatevi che qualche volta questa infezione è cronica, voi non vi accorgete, piccole perdite, dolorini dappertutto, ma se fate un test, un tampone, soprattutto interno, noi lo chiamiamo un tampone endocervicale, quindi non il fai da te del kit della farmacia che mi metto il tampone nella vagina, visto che adesso questo va molto di moda, quindi è necessario parlare con il medico. Io scopro di averla contratta e ricordatevi che se io l'ho contratta, domani potrò avere un rischio maggiore di infertilità. Poi l'herpes genitale, che è un virus di cui non ci liberiamo mai, l'epatite l'abbiamo già detto, B e anche C, dove purtroppo non abbiamo un vaccino, ma fortunatamente oggi la ricerca ci mette a disposizione dei farmaci per cercare di curarlo, il virus dell'epatite C, ma naturalmente è meglio non prenderlo. L'HIV e l'HPV e poi delle infezioni che ci sembrano lontane nella storia della letteratura come la sifilide, che in realtà è tornata, ecco perché abbiamo molta più migrazione e quindi abbiamo anche paesi dove non c'è una immunizzazione importante per la sifilide e un'altra patologia a trasmissione sessuale che è meno critica ma che comunque può darci dei problemi che si chiama Trichomonas, è giusto conoscere questa parola. Gonorrea e clamidia sono batteri, quindi sono delle infezioni che, come vi ho detto, possono essere acute ma più spesso croniche, quindi è importante riconoscere quei sintomi che magari noi scambiamo per qualcos'altro. Ricordatevi il dolore, il bruciore, l'arrossamento della vulva, avere perdite tra un ciclo e l'altro, avere a volte anche addirittura il mal di gola con o senza febbre, sentirsi un po' gli fonori gonfi e naturalmente avere delle perdite dalla vagina o a livello del pene con dolore ad urinare o anche dolore dappertutto. Quindi non sottovalutiamo questo, andiamo dal nostro medico. Per quanto riguarda il papilloma, qualche cosa ve la devo dire, lo sapete, è comune, alcune tipologie più di altre si manifestano con i contatti sessuali, certi tipi di HPV possono creare dei cambiamenti nella cervice uterina che possono portare anche a delle displasie, quindi a dei tumori veri e propri, ed è per questo che è così fondamentale screenare, ma soprattutto oggi prevenire la infezione da virus da papilloma, perché in un mondo ideale, se non ci fosse l'infezione da papillomavirus, oggi potremmo dire di avere sconfitto il tumore della cervice uterina. Questi tumori però possono essere anche a livello anale, a livello vulvare, a livello vaginale, a livello del pene e a livello del complesso testa-collo, con il sesso orale. Quindi non dobbiamo dimenticarcelo e soprattutto non dobbiamo dimenticarci che l'infezione da HPV non dà sintomi. Alcune, che sono anche quelle più benigne, possono darci i cosiddetti condilomi, che ci danno tanto a volte fastidio, ci sentiamo sporchi, non vediamo l'ora di liberarcene, possono comparire in qualunque punto della nostra area genitale, dalla vulva alla vagina, al collo dell'utero, all'ano, e una volta che ovviamente noi le abbiamo bonificate con terapie che possono essere mediche o anche di distruzione, per esempio del tessuto che cresce in eccesso, ricordatevi che il virus resta sempre lì. E quindi la vaccinazione ha un ruolo fondamentale, ricordatevi che il vaccino è sicuro, è efficace, purtroppo non protegge proprio da tutti i ceppi di virus dell'HPV, per oggi abbiamo una vaccinazione per 9 ceppi che ci può aiutare veramente a ridurre significativamente questa malattia. L'ideale sarebbe farla quando siamo ancora, tra virgolette, vergini naif, quindi intorno agli 11 o 12 anni, prima di svilupparci, prima di avere l'attività sessuale, e questo dovrebbe essere fatto in ragazzi e ragazze, perché è stato dimostrato che laddove si fa anche nei maschi c'è un abbattimento ancora migliore. In alcuni paesi addirittura si inizia a 9 anni, ricordatevi che è possibile farlo fino a 26 anni, ma anche le persone più vecchie di 26 anni che non sono state vaccinate e che sono a rischio di infezione o hanno avuto già una lesione precancerosa da virus del papilloma
possono fare la vaccinazione. Oggi il vaccino è approvato in individui fino ai 45 anni di età, dove i benefici sono ancora evidenti. Le linee guida di come noi dobbiamo fare la prevenzione del tumore del collo dell'utero, ricordatevi che sono condivise ma possono variare lievemente da paese a paese. Diciamo che condividiamo l'idea che si debba fare questo esame di screening, che probabilmente si conosce perché c'è stata tantissima campagna, soprattutto negli anni 80-90, e quindi da madre in figlia è passato questo messaggio che bisogna fare il cosiddetto pap test, che non è un esame invasivo ma richiede la visita ginecologica, quindi richiede di aver avuto dei rapporti, inserire uno speculo nella vagina per poter prendere delle cellule della cervice, sia della parete esterna della cervice che del canale interno. Generalmente si fa ogni 3 anni, tra i 21 e i 29 anni, e in genere si comincia a 25. E diciamo che poi dipende naturalmente molto da quanti partner sessuali abbiamo avuto. Oggi noi proponiamo il test del DNA virale del papillomavirus a partire dai 30 anni fino ai 65 anni, lo proponiamo da solo ogni 5 anni o insieme al pap test ancora meglio, e poi si può avere comunque un pap test ogni 3 anni per cercare di essere capaci di prendere anche quelle lesioni che magari sono poche, non dipendono dal papilloma. Ci sono ovviamente delle eccezioni, pensate alle persone che sono immunodepresse, come quelli che hanno già un virus dell'HIV o che hanno delle malattie del sistema immunitario, che fanno delle terapie immunosoppressive o che hanno già avuto ovviamente una lesione magari precancerosa a livello cervicale. È ovvio che devono farlo ogni anno, comunque con lo scadenziario che dirà il medico o l'ostetrica che coopera con il medico. In genere dopo i 65 anni non si dovrebbe più fare, però anche qui dipende, la longevità oggi è aumentata, ci possono essere delle donne che hanno avuto delle anomalie precedenti, quindi anche questo può essere a discrezione della persona che ti cura.